Ciao a tutti, eccomi di ritorno con una nuova videoricetta tramandata dalla mia nonna. Un vero e proprio comfort food, veramente eccezionale, che ti verrà voglia di cucinare spessissimo, soprattutto in questo periodo. Ti scalderà e ti coccolerà con il suo sapore genuino e unico. Sto parlando del mitico e indispensabile, almeno secondo il mio parere, minestrone della nonna. Realizzarlo è semplicissimo e ora vedremo insieme come si fa. Ci occorreranno 2 zucchine piccole che dovremo tagliare a dadini e poi versare direttamente in una pentola bella capiente. Taglieremo a piccoli pezzi anche qualche costina di sedano a vostro gusto. Io ne ho messo circa 7 e ho prelevato proprio il cuore perché resta più tenero e dolce. Taglieremo anche mezza cipolla media, anch'essa a dadini, e ora sarà il turno delle carote, 2 carote medie che dovremo innanzitutto pelare con l'aiuto di un pelapatate, privare delle estremità e tagliare a dadini. Ci occorrerà anche un pomodoro bello maturo, 2 patate medie che dovremo pelare e tagliare a cubetti non troppo piccoli, altrimenti sciogliendosi creerebbero la crema all'interno del brodo. Ed ecco tutte le verdure all'interno della pentola. Ovviamente se andate di fretta potreste anche surgelarle all'interno delle bustine freezer e averle quindi già pronte per essere cotte. Giustamente potreste personalizzare aggiungendo o omettendo alcune verdure al posto di qualche altra, eccetera. Aggiungiamo 1,5 litri d'acqua fredda e scoliamo i legumi messi in ammollo, precisamente da circa un giorno i fagioli e i ceci, mentre le lenticchie da circa 2 ore. Le quantità sono 100 g di ceci, 200 g di lenticchie piccole e 100 g di fagioli borlotti, che io ho già cotto precedentemente in pentola a pressione per circa mezz'ora, per dimezzare i tempi, visto che hanno una lunga e lenta cottura, in modo tale che poi proseguissero almeno per un po' la cottura assieme al minestrone. Poi, se non avete tempo, potreste anche acquistare i legumi precotti che sono comunque buoni. Trasferiamo la pentola sul fuoco e a fiamma moderata portiamo ad ebollizione. Aggiungiamo un bel cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, il sale a piacere e mescoliamo bene. Dal momento che raggiungerà l'ebollizione faremo cuocere a fiamma bassa per 25 minuti circa. Ricordatevi che a seconda di come tagliate le verdure impiegheranno più o meno tempo di cottura. Poi 5 minuti prima del termine della cottura aggiungeremo 60 g di pasta adatta alle minestre, tipo come nel mio caso i ditalini rigati, e i legumi precedentemente cotti. Ed eccolo qui, pronto, il nostro super minestrone profumatissimo, sano e ricco di verdure. Trasferiamo subito sul piatto e ora arriva l'ingrediente segreto, il tocco finale di mia nonna. Una bella spolverata di pecorino semistagionato grattugiato sul momento. Che buono, io ne vado matta e ripeto, in questo freddo periodo è l'ideale. Spero tanto che questa ricetta vi sia stata utile, che vi sia piaciuta e che la proverete anche voi. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!